Cerchiamo di capire che cosa ci chiede prima l'esercizio a livello geometrico. Viene chiesto di scrivere le equazioni delle rette tangenti al grafico della circonferenza a partire da un punto. Quindi la mia situazione sarà circa di questo tipo. Ho una circonferenza, prendo un punto nel piano e da questo punto voglio le tangenti a questa circonferenza qua. Come si va a fare un problema di questo tipo? Bisogna innanzitutto cercare di scrivere a partire da questo punto tutte le possibili rette che possono nascere. Ad esempio, da questo punto qui in realtà noi abbiamo una stella infinita di rette che ci passa. Naturalmente adesso andiamo a modellizzare questa cosa come con un fascio di rette che passano dal punto P. Per fare questo c'era una formuletta, ossia un fascio di rette di questo tipo è dato dalla seguente formula: y meno y con 0 uguale ad m che moltiplica x meno x con 0. Quindi vuol dire che in questa equazione qua si lascia variabile il coefficiente angolare mentre si fissa il punto, e quindi si vanno a sostituire le coordinate del punto P, che sono sulle x 9, sulle y 0. Quindi qui questa qui non c'è in quanto abbiamo 0 e abbiamo direttamente y uguale a mx. Quindi ho fatto la moltiplicazione di questo con questo, adesso moltiplico questo con questo che vale appunto 9, quindi meno 9m. E quindi in questo modo sono andato a crearmi il fascio, questa stella di rette che passa dal punto P. Da questa stella soltanto due di queste rette verranno prese per essere tangenti alla circonferenza e dobbiamo cercare di capire quali. Come facciamo a capirlo? Per imporre la condizione di tangenza ci serve il delta uguale a 0, ma dove andiamo a prendere questo delta uguale a 0? Beh, dobbiamo sostituire purtroppo questa retta dentro l'equazione della circonferenza. Quindi andare a prendere di nuovo tutta la mia circonferenza e riscriverla per poterla mettere a sistema con questa retta. Quindi che cosa faccio? Vado a sostituire questa y qui dentro, ottenendo quindi x alla seconda più, quindi dovrò fare tutta questa cosa qui al quadrato, che posso tenermi sia in questo modo qui sia in questo modo qua, cioè uno sceglie poi quello che meglio crede. Ad esempio, per fare sto quadrato è più facile tenerla separata così, in modo da poter scrivere m al quadrato x meno 9 al quadrato meno 6x meno 4, qui ci vado a mettere mx meno 9 più 9 uguale a 0. Quindi il mio problema adesso è diventato questo, cioè andare a risolvermi questa equazione di secondo grado dipendente dal parametro m che mi darà il coefficiente angolare delle mie rette. Quindi cerchiamo di andare per gradi. Allora, innanzitutto ricopio la x quadro, poi più quadrato di binomio x alla seconda meno 18x più 81 meno 6x meno 4mx, poi abbiamo meno per meno più, 4 per 9 36, quindi più 36m più 9 uguale a 0. A questo punto si tratta di sistemarsi tutto, quindi abbiamo x quadro più m quadro x quadro meno 18m quadro x più 81 m quadro meno 6x meno 4mx più 36m più 9 uguale a 0. Sta diventando un casino, però cerchiamo di sistemare ancora le cose e andiamo a raccogliere ad esempio le x al quadrato. Così facendo otteniamo x alla seconda che moltiplica m quadro più 1. Ora dobbiamo invece mettere tutte le x insieme, quindi prendiamo questo qua, questo qua, questo qua, e quindi abbiamo più x che moltiplica meno 18m quadro x meno 6 meno 4m, e le ho messe tutte, e poi rimane più 81m quadro più
più 36m più 9, il tutto uguale a 0. Quindi abbiamo un'equazione di secondo grado dipendente da un parametro. Non è neanche facile qui la situazione, perché anche qui ci sono i quadrati. Però a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a imporre la condizione di tangenza che mi dice che il delta, che in questo caso dipende da m, deve essere uguale a 0. Quindi avrò b alla seconda, questo qui dipende sempre da m, meno 4a che dipende da m, c che dipende da m. Perché infatti vediamo che i nostri coefficienti a, b e c dipendono tutti da m. E quindi andiamo a fare il quadrato di b, che sarebbe il quadrato di questa cosa qua. Qui ho sbagliato, cioè ho raccolto la x ma dovevo ovviamente tenerla fuori, quindi dicevo il quadrato di questo qui sarebbe appunto il quadrato di meno 18m quadro meno 4m meno 6, e poi devo fare meno 4 volte a, che sarebbe m quadro più 1, e c sarebbe appunto 81m quadro più 36m più 9, e in questo modo ho il mio super delta. Sì, è un casino, infatti sto iniziando a valutare altre alternative perché così è veramente pesante. Sì, qui noi andiamo a fare un raccoglimento, perché se voglio calcolarmi il delta, il delta lo devo calcolare nel modo classico, quindi devo scrivermi l'equazione che è di questa forma, cioè a x quadro più bx più c uguale a 0. Quindi il motivo per il quale stiamo facendo questo è esattamente il fatto di potermi riscrivere il delta in maniera classica. Infatti noi abbiamo questo qui che è il nostro a, questa qui è la nostra b, questa qui è la nostra c, ovviamente tutti dipendenti da m. Nel momento in cui tu ti trovi questo delta, inizi a capire che le soluzioni sono due: o fortunatamente ti esce un raccoglimento che tu puoi andare a semplificare, altrimenti qui siamo costretti a moltiplicare tutto, cosa che noi non vogliamo fare, altrimenti l'esercizio si allunga. Quindi dobbiamo sperare che sia possibile effettuare un raccoglimento. Quindi andiamo adesso a lavorare su questa equazione. La prima cosa che possiamo fare qui è quella di andare ad estrapolare da qui dentro un meno 2, quindi possiamo vedere che possiamo scrivere meno 2, ovviamente il meno 2 esce fuori al quadrato, che moltiplica 9m quadro più 2m più 3, e anche qui rimane il quadrato. Quindi ho semplicemente estrapolato da quel quadrato di trinomio un meno 2. Per quanto riguarda questo lato qua, posso fare sempre meno 4 che moltiplica m quadro più 1. Da qui posso tirare fuori un 9, quindi avere 9m quadro più 4m più 1. E il 9 lo posso mettere fuori dove voglio. Adesso il problema è questo: se non riesco a semplificarmi questi due fattori, risulta un casino. Quindi qui necessariamente devo sperare che si possa raccogliere qualcosa. Ossia, da qui come faccio a scomporre questa roba qua? E purtroppo non c'è un metodo preciso, dipende dal polinomio. E certamente un metodo sicuro è sempre il delta, però ad esempio in questo caso qua non viene a mente una semplificazione facile da poter fare, quindi dobbiamo o procedere un po' a tentativi, quindi dire come faccio ad annullare questo polinomio qua, e quindi provare ad indovinare sul colpo quella che può essere una radice, oppure se non riesco ad indovinarla devo andarla a calcolare. Quindi siccome diciamo uno poi arrivati a questo punto già l'esercizio si allunga, cosa fa? Cerca un attimino di mettersi al sicuro, quindi dire anche qui andare a fare due conti, cioè come faccio ad annullare questo polinomio? Non lo penso, lo vado a calcolare semplicemente con il delta. Quindi b quadro meno 4ac, quindi 4 meno 9 per 3 per 4. Sembra che questo delta è negativo, quindi non riesco a scomporlo. Sta diventando un casino. Non credo di poter scomporre questa cosa qua. E quindi l'alternativa sarebbe quella di moltiplicare tutto.
Non c'è modo, l'unico è farsi forza e fare i conti, quindi non c'è modo di semplificare perché questi delta qui sono negativi, quindi non è possibile ridurli e purtroppo, ahimè, l'unico modo è quello di fare un sacco di altri conti e poi liberarsene successivamente, tenendo presente sempre che per semplificare al massimo stiamo pur sempre andando a risolvere questa equazione affinché sia uguale a 0. Quindi se strada facendo mi rendo conto che posso buttare alcune costanti, lo faccio. Ad esempio qui c'è un 4, questo è un 4, quindi dividendo tutta l'equazione per 4 al passaggio successivo avrei 0 uguale questo quadrato di trinomio e quindi devo farlo, quindi avrò 81m alla 4 più 4m quadro più 9. Poi avrei più il doppio prodotto dei primi due, quindi 4 per 9 36m al cubo. Poi il doppio prodotto del primo con il terzo, quindi 3 per 9 27 per 2 54 m alla seconda e il doppio prodotto di 2m con 3 che quindi è 12m e quindi questo qui è stato fatto. Adesso dovrò andare a moltiplicare, quindi praticamente non penso più a questa scomposizione perché faccio prima, ma devo andare a distribuire questo qui con questo, poi con questo, poi con questo, quindi ottengo meno 81m alla quarta meno 36m al cubo meno 9m quadro. Per quanto riguarda l'1 finalmente è facile perché si tratta solo di ricopiare col segno negativo, quindi ho meno 81m quadro meno 36m meno 9. Direi che non è andata neanche troppo male perché sono stato super fortunato in quanto questo 81m alla quarta si distrugge con questo qui, idem questo 36m al cubo si distrugge con questo qua. Di conseguenza è rimasto un polinomio di secondo grado che sicuramente riusciremo a gestire adesso. Andiamo a sistemarci tutte le m al quadrato. Quindi qui notiamo che abbiamo meno 81 e meno 9, quindi sto a meno 90. Poi ho 4 più 54, quindi arrivo a 58. Adesso per arrivare da 58 a 90 c'è un 32 di differenza, quindi andando ad unire questi qua sto a meno 32m al quadrato. Adesso rimane 12m meno 36m che quindi è un meno 24m. E poi addirittura si cancella il 9 con il meno 9, quindi non è andata troppo male perché adesso appunto ricordiamoci che tutto questo deve essere uguale a 0. Arrivati a questo punto ci rendiamo conto che sia il 32 sia il 24 stanno nella tabellina dell'8 e quindi dividendo tutto per meno 8 avrei 4 per 8 32, quindi qui devo mettere semplicemente 4, 3 per 8 24, quindi qui devo mettere semplicemente 3m. A questo punto raccolgo una m e ottengo 4m più 3 e quindi ci siamo resi conto che o deve succedere che m è uguale a 0 oppure che 4m più 3 deve essere uguale a 0. Quindi questo qui mi dice che il coefficiente angolare dovrà essere m uguale a meno 3 quarti. Ora non mi basta trovare il coefficiente angolare perché ho bisogno anche del punto, ma il punto lo avevamo già, quindi si tratta di tornare indietro a questa equazione, l'equazione che era y uguale a mx meno 9. Quindi se y deve essere uguale a mx meno 9, notiamo che se sostituisco m uguale a 0 ottengo direttamente y uguale a 0. Se sostituisco m uguale a meno 3 quarti ottengo y uguale meno 3 quarti x meno 9. A questo punto vado a semplificare moltiplicando tutto per meno 4, quindi ottengo meno 4y uguale a 3 che moltiplica x meno 9,
quindi portando la y dall'altra parte ottengo 0 uguale, questo lo distribuisco, 3x più 4y, 3 per 9 27, quindi meno 27, e quindi questa qui dovrebbe essere adesso l'equazione della retta che stavamo cercando. In effetti con grande fatica però l'esercizio è uscito. Modo 2. Cerco di andare adesso a trovarmi il centro e il raggio della circonferenza. Per trovare il centro abbiamo detto che serve fare meno a fratto 2 meno b fratto 2, quindi in questo caso avrei 3 e 2 e subito abbiamo il nostro centro. Per trovare il raggio adesso ci servirà fare la radice delle coordinate del centro al quadrato, quindi abbiamo 3 al quadrato più 2 al quadrato a cui tolgo 9, ossia la c. Scrivo la formula: meno a mezzi al quadrato più meno b mezzi al quadrato meno c. È esattamente quello che stiamo applicando qui, quindi in questo caso avrei 9 più 4 meno 9 e quindi direttamente il raggio è 2 perché sarebbe la radice di 4, quindi 2. Allora effettivamente che cosa sono riuscito a dimostrare? Devo andare adesso nel mio piano cartesiano e andare al centro 3, 2, quindi 1, 2, 3, salgo di 2, quindi il mio centro è qua. Se adesso, quindi questo è il centro, io ho scoperto che il raggio è di 2, quindi automaticamente questa qui, la circonferenza arriva proprio qua. Quindi se adesso vado a fare un disegno, mantenendo il raggio 2, se adesso guardo più o meno il grafico, poi lo facciamo preciso su GeoGebra magari, che cosa succede? Che qui la circonferenza arriva proprio a toccare in maniera precisa l'asse delle x. Perché? Perché appunto c'ha centro in 2 e ha raggio 2. Quindi se la circonferenza ha centro di altezza 2 e il suo raggio è 2, automaticamente sappiamo che tocca in maniera precisa l'asse delle x. Ora, dov'è il mio punto P? Il mio punto P è di coordinate 9, 0, quindi devo andare avanti. Quindi se il mio punto P sta qui di coordinate 9, 0, beh, e questo mi dice automaticamente, guardando il grafico, che questa qui deve essere per forza una tangente, proprio perché la circonferenza poggia su quella retta e di conseguenza è una tangente. Quindi in questo modo, facendomi un grafico di cui si perde poco tempo a fare queste considerazioni, automaticamente sarei riuscito a trovarmi una tangente. Il problema adesso è che comunque avrei bisogno di quest'altra tangente che tecnicamente io non conosco un metodo per andare a, cioè non so dove va a toccare qui, mi spiego? Semmai appunto dovrei cercare, arrivati a questo punto, che ragionamento dovrei fare? Dovrei cercare una retta e devo costruirla in che modo? In modo che quest'ultima abbia, che passa per il punto P, e contemporaneamente l'altra caratteristica quale deve essere? Che deve toccare la circonferenza in un unico punto. Quindi se riesco a tradurre queste idee in un procedimento analitico potrei finire molto prima, però appunto mi deve venire l'idea adesso di dire: come faccio a dire alla matematica che voglio questo? Devo chiedere alla matematica un metodo, e un metodo che può esserci utile è quello che andavamo a menzionare nell'esercizio precedente, cioè quello in cui io mi chiedo: ma il centro quanto deve distare da questa retta? Affinché la retta sia tangente è chiaro che il raggio dovrà essere la distanza, perché se la retta facesse un qualcosa di questo tipo, no? La distanza centro-retta non sarebbe il raggio. Invece nel caso della tangente la distanza centro-retta è proprio il raggio. Quindi io cos'è che devo andare a imporre affinché posso determinare questa retta? Allora, questa retta intanto com'è fatta? Io so che questa retta abbiamo detto che deve soddisfare l'equazione del generico fascio che passa per quel punto, quindi avrei y uguale ad m che moltiplica x meno 9. Abbiamo detto che la generica equazione è proprio questa qui. Ora cos'è che devo impostare? Devo impostare che la distanza centro-retta, lo scrivo qui, distanza centro-retta deve essere uguale al mio raggio.
quindi vado a trovarmi la distanza centro-retta. Ora, per utilizzare questa formula qua, vado a ricordare una formula alternativa della distanza punto retta. Prima abbiamo visto una formula della distanza punto retta, adesso ne andiamo a vedere un'altra. Quindi andiamo a vedere che la distanza punto retta la posso esprimere come la y del mio punto meno mx del punto più q tutto fratto la radice di 1 più m al quadrato. Quindi questa qui è una versione alternativa della distanza punto retta che però posso usare nel momento in cui io ho già disponibile il mio coefficiente angolare, e infatti sarebbe questo il caso di usarla, perché questa retta qui io la posso riesprimere come mx meno 9m. A questo punto quindi abbiamo detto il nostro raggio è certamente 2. Adesso andiamo a vedere come si può esprimere questa distanza. Ora è chiaro che il punto dal quale io cerco la distanza è proprio il centro, quindi la y del mio centro sarà l'altezza del centro, che abbiamo detto essere 2, meno m che non conosco, che moltiplica la x del centro, che abbiamo detto essere 3, più la q in questo caso chi è? È la q della mia retta, ossia meno 9m, meno 9m, e cancello dunque questo più. Ora a denominatore noi dobbiamo avere la radice di 1 più m al quadrato. Adesso dobbiamo andare a sistemare un pochettino questa equazione qua, quindi sopra abbiamo 2 meno 3m più 9m, quindi in totale sopra abbiamo 6m. Conto che si poteva fare direttamente subito già da qui: 3m meno 9m meno 6m, però col segno meno davanti diventa più 6m. Rimane fratto questa radice di 1 più m quadro. Quindi adesso che cosa facciamo? Sappiamo che tutto questo deve essere uguale a 2 e quindi scriviamo 2 più 6m fratto la radice di 1 più m quadro deve essere uguale a 2. È chiaro che adesso qui posso semplificare, divido tutto per 2, quindi ho 1 più 3m uguale a 1 fratto sempre questa radice, e adesso che cosa faccio? Moltiplico tutto per questa radice. Perché lo posso fare tranquillamente? Perché questa radice è sicuramente diversa da 0, perché ho 1 più m quadro. 1 più m quadro è una quantità sicuramente maggiore di 0, quindi diventa 1 più 3m uguale alla radice di 1 più m quadro. A questo punto vado ad elevare tutto al quadrato. Se levo tutto al quadrato ottengo 1 più, quindi stiamo facendo il quadrato di binomio qui a sinistra, quindi ho 6m più 9m alla seconda uguale a 1 più m alla seconda. Quindi che cosa succede qua? Che 1 e 1 si distruggono, e se porto questo m quadro qua a sinistra ottengo 6m più 8m quadro uguale a 0. Di nuovo vado a dividere tutto per 2, quindi ottengo 3m più 4m quadro uguale a 0. Raccolgo una m. Ma chi sono queste soluzioni? Queste soluzioni sono le stesse che prima ho calcolato con una fatica maggiore. Vediamo che qui abbiamo m che moltiplica 4m più 3. E qui di nuovo abbiamo m che moltiplica 4m più 3. Quindi a questo punto sono arrivato qui. Come si prosegue? Non li faccio i passaggi, sono identici, si prosegue come abbiamo proseguito prima, però con questo approccio matematico cambia proprio la semplicità del metodo, perché prima abbiamo visto che non era difficile, però a livello di conti la situazione si poteva incasinare tanto. Ma con questo diverso approccio ci siamo chiesti con che condizione io riesco ad avere questa cosa qui, ed è fondamentale utilizzare la distanza del mio centro da questa possibile retta, perché una retta è tangente proprio quando la distanza centro-retta è pari al raggio. È quello che noi abbiamo utilizzato. Quindi i modi sono due. Nel primo modo quello che si va a fare è un sistema tra la circonferenza e
la stella, sintetizzo in questo modo. Imponendo poi il delta che dipende da m uguale a 0, noi abbiamo la condizione di tangenza. Col metodo 2 invece che cosa sto andando a fare? Sto andando a imporre direttamente che se io ho una circonferenza e ho un punto e voglio questa tangenza qua, naturalmente la distanza centro retta deve essere uguale al raggio, quindi distanza centro retta uguale raggio. Quindi appunto, come concludiamo qui, che abbiamo due metodi che entrambi sono equivalenti chiaramente perché ci hanno portato alla soluzione, e però appunto dipende poi da chi deve fare l'esercizio. Per uno può essere più facile il primo, per l'altro può essere più facile il secondo. È chiaro che il primo metodo è il metodo più intuitivo, quello che un po' va a funzionare per tutto, anche per altre coniche, abbiamo visto anche nella parabola facevamo in questo modo, quindi è ovvio che quel metodo è più generico, mi porta sempre alla soluzione, mentre quest'altro metodo dipende in maniera più forte dalla geometria del problema. Per concludere appunto il discorso, come possiamo vedere qui, questa è la situazione precisa che avevo abbozzato carta e penna, diciamo, anche se ormai sarebbe penna e tablet. E questa è la retta che noi volevamo trovare, quella obliqua, e questa era proprio la retta orizzontale che poggia sull'asse delle x. E come possiamo vedere appunto l'ingrediente fondamentale qui è quello di andare a prendersi la distanza dal centro alla retta, che poi va a costituire appunto il nostro raggio. È esattamente quello che abbiamo utilizzato nel secondo metodo. Chiaramente in una verifica poi dipende da come vuole il prof. Se il prof ti impone in maniera categorica di usare questo metodo, non ci puoi fare molto. Però se il metodo non è specificato e anche se questo secondo metodo non è stato visto in classe, tu sei comunque autorizzato ad utilizzarlo, perché che c'è di male a dire che hai studiato delle cose in più? Piuttosto che lasciare in bianco perché magari questi calcoli vengono veramente troppo incasinati, allora piuttosto vado ad utilizzare il secondo metodo. Quindi non vado a fissarmi col primo metodo, ma magari uso il secondo pur di non lasciare in bianco, oppure comunque il secondo metodo è abbastanza veloce, quindi come si potrebbe utilizzare? Perché magari appunto quando andavo a fare io i compiti di matematica e che magari studiavo altri metodi, altre cose alternative, ma anche all'università io cerco sempre di ingegnarmi a trovare metodi che magari non vengono spiegati. Allora che cosa puoi fare? Questo metodo te lo puoi usare tra virgolette in segreto per vedere se il metodo che dovresti dimostrare al compito e all'interrogazione sta andando bene. Quindi tu, per dire, in 2 passaggi potresti veramente risolverlo con sto metodo qua, anche se non te l'hanno spiegato, te lo tieni su un foglio a parte come controllo, che male che vada tu dai solo quello. Se poi hai tempo, perché sei stato veloce eccetera, e riesci anche a fare questa seconda versione, allora ben venga, hai 2 procedimenti e puoi decidere quale lasciare sulla verifica, oppure se vuoi ostentare, diciamo, la tua conoscenza, vai a dire l'ho risolto in 2 modi. Se quei 2 modi coincidono, vuol dire che l'esercizio l'hai fatto bene e appunto te ne esci dalla verifica che stai tranquillo che l'hai fatto bene, insomma, ok?